Ciao, sono Luca Spinelli, consulente finanziario indipendente. Ti do il benvenuto nella terza parte del mio corso intensivo chiamato Come investire e direi di partire subito perché oggi vediamo come non investire, quindi parliamo di immobiliare. Immobiliare che in Italia è una sorta di piaga. Premessa importante, non demonizziamo tutto l'immobiliare, ok? Ah no, ma io ho dei rendimenti stratosferici, ok, va benissimo, ok, ma non è la maggior parte delle persone, poi me lo dicono le statistiche, adesso le vediamo. Quindi il tuo, se è un caso che esce dal, il campione di media, non mette assolutamente in discussione tutto il discorso che noi facciamo in questo video. Sei una mosca bianca, ecco. Ciò però non vuol dire che tutti possano trarre profitto dell'immobiliare, anzi la maggior parte delle persone ci lascia dei soldi o comunque va ad ammazzare i rendimenti che potrebbe avere facendo altro. Quindi vediamo in 5 punti, forse 6, come non investire nel settore immobiliare. Intanto, numero 1, diciamo che l'argomento è doveroso perché tanti vanno a fare un mutuo. Dio non voglia che questi vadano a fare un secondo mutuo. Per fare cosa? Per comprare un immobile da mettere a reddito in affitto. Ecco, questa è una cosa che dovresti far fare a chi fa queste cose di mestiere. Tu non puoi pensare di improvvisarti imprenditore nel settore immobiliare. Quindi, ok, va benissimo, il mutuo è un ottimo strumento di leva finanziaria, ma cerca un attimo di stare coi piedi per terra perché potresti fare qualcosa di molto meglio. Intanto ecco, questa è la prima cosa in assoluto da non fare, ma quello che ti volevo dire è che l'immobiliare alla fine è un lavoro, cioè tu stai investendo, nel senso stai spendendo dei soldi in questo caso per comprarti un lavoro. Perché? Perché l'immobiliare non lavora da solo. Se tu compri una casa, la metti in affitto o la compri per ristrutturarla e poi per venderla, quindi trai profitto dalle compravendite di immobili. E questo è un lavoro. Chi lo fa questo lavoro? Lo fai tu. Quindi pensa al lavoro che devi fare. Devi trovare la ditta che ti fa la ristrutturazione, devi seguire la ristrutturazione, ci sono i problemi della ristrutturazione, la ditta l'hai pagata ma la ditta non ti ha fatto i lavori o non te li ha fatti come volevi e quindi tu hai tutti questi problemi quando vai a fare compravendita di immobili. Mettiamo caso invece che tu vai ad affittare, cioè la maggior parte delle persone che vengono da me con questa idea è perché la casa la vogliono affittare, ok? La compro, la affitto. Magari faccio comunque una piccola ristrutturazione, quindi già lì hai visto che non scampi da questo primo lavoro. Poi però, ok, l'affitto, benissimo, ho la casa pronta, bellissima, l'ho imbiancata. E la caldaia che si rompe, la piastrella che si è scheggiata, la tapparella che non si alza bene, tutti questi lavori di manutenzione, ordinaria, straordinaria, in un certo senso, anche quando non ti competono, ti toccano sfortunatamente. E poi, ripeto, Dio non voglia che tu non venga toccato dai lavori di manutenzione straordinaria. Poi, altra cosa, il lavoro più importante, magari non è questo, ma è la gestione del credito, la gestione della persona. Questo mi paga, non mi paga in ritardo, mi paga cronicamente in ritardo, non mi pagherà mai, è l'avvocato. Questo è tutto un lavoro, tu non te ne rendi conto, ma se tu fai impresa, io ti posso dire negli ultimi 10 anni ho speso delle risorse spaventose nel recupero di crediti sofferenti e questo è un lavoro, quindi ti posso dire che tentare di farti pagare dalle persone che ti devono pagare è il lavoro peggiore in assoluto. Il tuo lavoro non sarà affittare la casa, il tuo lavoro sarà andare a recuperare i soldi che ti devono dare. E qua ti do delle statistiche veloci. Una persona su 3 è cronicamente in ritardo coi pagamenti quando deve pagarti l'affitto. Quindi tu fai conto che lanci una moneta, un dado in questo caso con 3 facce, e hai una probabilità su 3 che tu dovrai rincorrere una persona per il resto della tua vita. Tu ogni mese sarai lì a battere la testa alla porta di questa persona per dire guarda mi devi pagare. Tu vuoi passare la tua vita così? Io no personalmente. Quindi prima grande red flag degli affitti. Secondo dato importante, un'altra persona su 3 non ti pagherà mai, quindi chiuderà il contratto di locazione, se ne andrà, verrà sfrattata o magari lo chiudete serenamente fra virgolette, ma comunque questo non ti paga almeno una mensilità, quindi tu già fai conto che se vuoi affittare per, non lo so, 6.000 euro all'anno, tu non prenderai 6.000 euro, tu ne prenderai magari 5.500, magari 5.000, ok? Quindi già quando tu stai facendo uno studio, un'analisi di scenario per capire quanto ti può rendere l'investimento immobiliare, ripeto,
Dio non voglia, tu non voglia fare questa cosa con un mutuo, cioè hai una casa su cui magari paghi già un mutuo e cosa fai? Ne accendi un altro per fare questa operazione, speriamo di no. Ma se tu vuoi comunque fare questa cosa, fare l'imprenditore nel settore immobiliare, gli affitti, quello che vuoi, metti in considerazione che tu non puoi pensare di riscuotere il 100%, cioè è brutto, dovrebbe essere così, se tu lavori con me io riscuoto il 100%, ti inseguo finché non muori, ok? Ma non è una cosa che fa la maggior parte delle persone, quindi tu probabilmente non farai così e in ogni caso guarda che a fare così ci lasci veramente tanta salute, stress e tempo. Attenzione, qua un'altra cosa importante, il tempo, perché il tempo che tu dedichi a questa attività non vale assolutamente i soldi che tu stai cercando di recuperare, quindi alla fine il tuo bilancio è negativo anche nel momento in cui i soldi poi effettivamente li prendi. E ripeto, devi sempre lanciare un dado con tre facce, non è detto che tu sei effettivamente fra i fortunati che ce la fanno, quindi attenzione, quindi quando vuoi investire nell'immobiliare direttamente comprando, vendendo, affittando, tieni in considerazione tutte queste cosine che ti ho appena detto. E cos'altro ti voglio dire? Il discorso della manutenzione straordinaria è qualcosa che dobbiamo approfondire, quindi io ti ho fatto l'esempio della caldaia che si rompe, la piastrella che si scheggia, tutte sciocchezze. Tu pensa al rifacimento del tetto, tu compri, non so, una casa indipendente o anche un appartamento in condominio, domani dobbiamo rifare il tetto, 10.000 euro non bastano, magari costano 20.000, magari fare il tetto costa 30.000. Cosa fai? Tu questo costo sfortunatamente lo devi mettere, numero uno, a budget, perché i soldi li devi tirare fuori. Numero due, quando tu fra 50 anni fai i conti della tua vita, il tuo investimento immobiliare non ti è valso, non lo so, 100 come ritorno, perché quelli sono i canoni che hai preso al netto, diciamo, delle seccature ordinarie, ok? Quelle più immediate. Però poi, se ti arriva la mazzata del tetto da rifare, di, non lo so, l'impianto a pavimento, perché domani ci inventiamo che per legge bisogna avere l'impianto a pavimento, non lo so, esempi apocalittici, ma che guarda nell'arco di una vita, nell'arco di 50 anni, ti capiterà una sfiga di questo tipo, che non è una sfiga, è il normale deperimento di una casa che dopo 50 anni, ricordiamoci, il cemento mi sembra, non sono ingegnere, ditemelo nei commenti se è vero, il cemento mi sembra che sia fatto per durare all'incirca 100-150 anni, dopo comincia a perdere le proprie proprietà, quindi una casa non è fatta per durare per sempre, quindi tu non puoi pensare di investire in mattoni e dire ok, non avrò mai attività di manutenzione così tanto straordinaria, non è vero, ce le avrai matematicamente. Quindi quando tu mi fai il conto a distanza di 50 anni, ti guardi indietro, tu mi dici ok, ho preso canoni, ho preso non so 500, 600, 1000 euro al mese, non lo so, di affitto, ma tu poi mi devi togliere la somma di questa manutenzione straordinaria. Se ho rifatto il tetto e ho speso 30.000 euro, tu non è vero che hai preso 500 euro al mese, tu ne hai presi di meno, perché da quei 500 al mese che hai preso tu devi togliere i costi sostenuti per il tetto. Ok che li hai sostenuti 50 anni dopo che tu quei soldi li hai presi, quindi l'inflazione, tutto quello che vuoi, ma comunque questa cosa va a abbassare, e anche di molto, quello che è stato effettivamente il canone reale che tu hai riscosso. Ritardare un problema non vuol dire eliminarlo, noi non facciamo conto di morire prima che il problema arrivi. Io ho alcune persone che mi dicono sì, ma io fra 10 anni sono morto. No, non è vero, non sei morto fra 10 anni. L'aspettativa di vita media è di 84 anni in Italia in questo momento, quindi tu non puoi dire ma sì, ma io questo problema non ce l'avrò mai, sono morto prima. Non è così, ce lo avrai prima di morire probabilmente, è sempre un discorso di statistica. Poi un'altra cosa, se tu hai degli eredi, se tu stai costruendo questo patrimonio non solo per consumarlo per te, per arrivare a zero diciamo nella tomba, ma metti anche caso che questo sia il tuo obiettivo, ma comunque lasci quello che ti resta, beh tu questo problema, vedi, non te ne liberi mai, neanche se muori prima che sorga, perché passa a qualcun altro. Quindi attenzione quando mi fai questi investimenti con soldi che non hai o con soldi che hai, senza però tenere veramente in considerazione tutti, ma proprio tutti i costi. E qua ti dico un'altra cosa. L'ultimo punto è questo alla fine. I costi di riscossione del credito, guarda che a volte sono peggiori di quelli che tu possa credere, perché non è solo il credito non riscosso. Ok, questo è stato qua, ostrega, non mi ha dato 6 mesi di canone, un anno, vabbè, chi se ne frega, lo butto fuori e mi risolvo il problema. No, io ti potrei portare esempi pratici, concreti, di persone che sono state dentro per anni, è dovuta venire la polizia a buttarli fuori. E qui tu hai
Un problema enorme di canoni non riscossi e di lucro cessante, quindi, perché tu non hai potuto affittare questa casa nel momento in cui altre persone erano dentro. Ma un'altra cosa, simile agli interventi di manutenzione super straordinaria, sono gli interventi che tu devi fare per ripristinare l'immobile dopo che queste persone te l'hanno devastato, ok? Io penso sempre non so se è un meme o cosa, ma quelli che se ne vanno e ti versano il cemento a presa rapida, non so come si chiama, in tutte le tubature, nei lavandini, nei WC, nei bidet, nelle docce. E guarda che è un disastro, devi spaccare tutta la casa. Pensa a quelli che ti spaccano tutte le porte o te le tolgono, tu ti trovi la casa e non ho le porte, ma guarda che cambiare 5-10 porte è un bagno di sangue. Quelli che ti lasciano la casa senza arredamento praticamente, perché te lo distruggono, te lo tagliano, te lo fanno esplodere. Gente che ti fa esplodere la cucina, gente che ti spacca i sanitari, va lì con una mazza, non ci vuole niente, vado, mi compro 20-30 euro di mazza, ti spaccano tutti i sanitari. Questi sono danni per decine di migliaia di euro e che a volte, anzi quasi sempre, superano il valore stesso dell'immobile. Quindi non ha alcun senso che tu mi vada a correre questi rischi, perché sono rischi sfortunatamente che non calcoli. Io lo so, non li calcoli. Noi lo ripeteremo sempre, gli investitori sono avversi al rischio, ma lo sottovalutano cronicamente. Io conosco persone che dopo aver fatto questo discorso vis-à-vis mi hanno detto: ma sì, ma Luca, guarda, io non ho problemi, questo non mi paga l'affitto, vado lì con 3 persone e lo butto fuori a forza. Non funziona così, non funziona così. Questo è pur parler, a meno che tu non viva nella Repubblica Democratica del Congo, con tutto il rispetto per gli amici della Repubblica del Congo. Queste cose sono fantascientifiche, sono cose che uno dice, ma non è che uno le dice per impressionare gli altri, no? Sai, io gang, io. No, non funziona assolutamente così. Sono cose che poi non fai, e se le fai succede un casino. Io ti direi, apri i libri di storia, guarda quanta gente si è fatta male durante attività di questo tipo, quanta gente poi mi finisce in galera perché, sai, lo stavano portando fuori di forza, è caduto, ha battuto la testa e è morto. Sono tutte follie, quindi non fare assolutamente conto di fare questi ragionamenti. Sono follie, all'atto pratico sono follie nella maggior parte dei casi, lo dirò sempre. Quello che noi stiamo vedendo in questo corso intensivo è quello che funziona per la maggior parte delle persone. Poi se a casa tua, nel tuo comune in particolare, funziona tranquillamente così, e funziona, non lo metto in dubbio, va benissimo, ma non è la maggior parte dei casi e non è la normalità, ecco. Quindi investimenti nel settore immobiliare, va bene, a me non piacciono personalmente, l'immobiliare è un settore che non mi piace neanche al di fuori dell'Italia, quindi un'alternativa, ecco, chiudo il video con un'alternativa, perché giustamente mi dici: ok Luca, ma io comunque voglio investire nell'immobiliare. Beh, in quel caso guarda ETF che investono nel mercato immobiliare. Puoi replicare il mercato immobiliare americano, italiano, europeo, dei paesi sviluppati, quello che vuoi. Quindi avrai dei rendimenti inferiori, ma non è che sono dei rendimenti inferiori perché queste aziende sono stupide, ok? Cioè tu sei più bravo di loro, hai rendimenti superiori. No, non è così. Questi ETF che comprano queste aziende ti danno dei rendimenti inferiori perché mettono a budget, numero uno, tutte queste problematiche, tutti questi costi, e soprattutto pagano le tasse, che tu invece magari non metti a budget perché vengono rimandati a 50 anni o perché magari pensi di prendere i canoni dell'affitto in contanti. Quindi questa discrepanza fra, diciamo, l'economia reale degli affitti e l'andamento degli ETF immobiliari, io vedi, te la spiego così. Però se vuoi investire nel settore immobiliare, va bene, piuttosto prenditi un ETF, che non è una cosa che tendenzialmente io farei, perché personalmente a me il settore immobiliare non piace, né in Italia né all'estero né su Marte. Quindi io ti ringrazio e noi ci vediamo all'episodio numero 4, dove vediamo dei portafogli e in particolare il Golden Butterfly Portfolio, e ti spiego perché non è assolutamente un portafoglio che dovresti utilizzare quando vuoi andare a investire. Lasciami un like se questo mini corso intensivo ti è piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!